Comunque siamo arrivati da 10 minuti qua. A Amnienberg. E siamo arrivati con il sole che spaccava le pietre, come avrete visto dalle immagini, e tempo zero di fare 2 hamburger, cioè 4 minuti da un lato e 4 minuti dall'altro, la nebbia completa. Il famoso nebbium padano. Però possiamo anche fare e sperare come abbiamo fatto ieri a Vardo, cioè ci troviamo poi uno spottino per dormire, per passare la sera notte qua e magari domani invece ci fa la stessa sorpresa che ci ha fatto Vardo. Io volevo andare a digerire andando a vedere il panorama che c'è qua al viewpoint. E mi sa che di panorama, se continua così, ne vede ben poco, la sera. Siamo in Siberia. E come diceva quell'altro, il mio inverno più freddo è un'estate in Norvegia. Non lo diceva di San Francisco. Però io l'ho rimodellato, capito? E l'ho reso mio in questo modo. Sì, era Mark Twain che diceva il mio inverno più freddo è un'estate a San Francisco. Il DG invece dice il mio inverno più freddo è un'estate in Norvegia. Maremma asciuga si pela dal freddo. Ho perso il conto di quanti strati abbiamo. Se mi vedete ingrassato, non è che la sera, capito, mi ha dato da mangiare più del solito, è che c'ho anche io. Facciamo vedere. Allora, via, vediamo, faccio lo spogliarello. Spogliati. Giacca, piumino, Felpa, mezza manica e maglia della salute. No, la maglia della salute ce l'hai te, ce l'hai, io me la metto, io la salute ce l'ho di mio senza la maglia. Posto bellissimo, per carità. Solo che da quando siamo arrivati, che ormai sono passate un tot di ore, quando c'era ancora uno spiraglio di sole, poi il sole non è più uscito. Va già bene che si è alzata minimamente un po' la nebbia. Ok, quindi abbiamo azzardato l'uscita. Posto veramente di quelli che uno si immagina proprio alla fine del mondo. Dove cioè, la strada finisce, l'abbiamo più in visto. là di qua non c'è proprio niente. Noi cosa fai? Te ne privi di venire in questi posti veramente che ti danno queste soddisfazioni e queste sensazioni di essere come Cristoforo Colombo, Magellano, uno di questi navigatori e scopritori, capito, dei nuovi mondi. Ma è uno spettacolo. Ma dove questo. siamo? Siamo ad Amnienberg prima di tutto. Cioè, aspettavo al varco perché questi nomi sono tutti molto simili, ma tutti con una vocale, una lettera diversa. Mettiamo i punti sulle i dove devono stare. Amnienberg, capito? Cioè, qui veramente siamo in una delle ultime, se non l'ultima, penisoletta est. Questa è l'ultima, come ho detto, è il capolinea della strada panoramica che arrivava da Vardo, che abbiamo visto durante questo video. E che meno male, appunto, il clima invece durante la strada ci ha graziato. Adesso quello che vogliamo fare è andare fino lì sulla punta, che dovrebbe esserci la vista. E poi vogliamo vedere se riusciamo a salire un po' qui sulla collina alle nostre spalle, dove era posizionata una postazione di contraerea durante la Seconda Guerra Mondiale. Si dice che in questo paese, diciamo una decina di case, non ci abiti nessuno d'inverno, ma che siano esclusivamente ormai diventate residenze estive. C'è anche addirittura un caffè, un bar. E fra le altre cose, la cosa interessante è quella che questo è uno dei pochissimi paesi che non è stato bombardato in Norvegia durante la Seconda Guerra Mondiale. È stato graziato, però mi sembra che sia stata bombardata, che sia stata andata distrutta solo una casa, ma che oggigiorno l'unico edificio rimasto, diciamo, dell'epoca è rimasta forse solo la chiesa, che tra l'altro ancora non abbiamo visto neanche da lontano. Non ho visto dove è posizionata. Nel downtown. Nel downtown.
È il rifugio che è double face, a seconda di dove tira il vento ci si può sedere sia sul lato che sull'altro. Noi siamo vista al paese perché siamo al riparo e poi c'è anche l'altro lato qua dietro, vista mare. Per gli avvistatori di cetacei provvisti di binocoli e cannocchiali a lunga gittata. Il video è stato girato Il 19 luglio 2024, la temperatura dell'aria teoricamente dovrebbe essere 9 gradi, percepita meno 5. Il gelo siberiano. Veramente. La chiesa che non avevamo visto prima, che come abbiamo detto appunto è l'unico edificio rimasto originale dell'epoca, costruito intorno al 1820 e sopravvissuto fino ad oggi. Un quarto d'ora, 20 minuti di camminata e siamo finalmente arrivati sul punto che stavamo cercando. Una cosa proprio per pochi intimi che solo pochi sanno, ed è questa. Questa era una postazione con un cannone di contraerea e anche contro eventuali attacchi via mare, proprio puntata sul mare di Barents, che è questo qua che abbiamo di fronte a noi, con questo sistema rotatorio appunto che permetteva al cannone di coprire praticamente quasi almeno 180 gradi di visuale di mare. Proprio in cima alla punta c'è proprio una ragnatela di tunnel e di bunker ovunque. Ci sono delle grotte che vanno veramente in profondità alla roccia in un modo pazzesco, veramente. Wow! Questa è la quarta delle 4 postazioni appunto dove sorgevano e dove erano i cannoni norvegesi a protezione di questo promontorio. E andiamo a vedere l'ultima vista e si torna indietro. Certo che possiamo dire che la postazione aveva una veduta veramente dominante su tutto questo promontorio di Hamningberg. Traguardo, direi che questo è il capolinea. Direi proprio di sì, probabilmente questa è una delle classiche cassette dove ci sarà un librettino, un blocchettino dove le persone che hanno raggiunto questo punto possono lasciare la testimonianza appunto del raggiungimento dello stesso. Guardiamo? Certo, chi sono i cingoni per non lasciare traccia? Ci sono più libretti, quindi questo è il blocchetto attuale. Ultima registrazione 18 luglio 2024, lasciamo anche la nostra testimonianza e il nostro saluto? Buongiorno! Dove ti ho portato a dormire ieri sera? Dimmelo, dimmelo. A dire la verità, a parte che ci siamo venuti a tastoni ieri sera, perché con la nebbia che c'era non sapevamo neanche la visuale, la vista che avevamo davanti. È vero. Però stamattina il sole esiste in Norvegia allora. Ma guarda che comunque sia, nei nostri video, 9 video su 10 li abbiamo fatti con il sole. E chissà come mai. E quindi la gente dice, ma vi lamentate sempre di sta nebbia, di questo tempo brutto, eccetera, eccetera. E poi in tutti i video c'è il sole.
No, ovviamente amici, anche noi cerchiamo di farvi vedere le cose belle nelle giornate di sole, anche perché quando è brutto qui. Ma sì, ma poi per noi stessi chiaramente, magari ci fermiamo un giorno e mezzo prima di visitare delle location o le location che più ci interessano nell'attesa di una giornata un po' con un clima migliore. Come dici te, todo friamente? Calcolato. Cioè, non è che è così a caso. Cioè, voglio dire, Ale e Sere, 2 nomi, una garanzia. Comunque amici, voi che dovete venire in Norvegia, voi che verrete per la prima volta, che come noi non ci siete mai stati e non conoscevate realmente il clima di questi posti, sappiate che nelle rare giornate, anzi nei rari momenti di sole, ne dovete approfittare subito per fare il più possibile. Non fatevi scappare quegli attimi perché si ripeteranno veramente raramente. Noi vi raccontiamo cos'è la Norvegia nell'estate del 2024. Oh, quindi ti è piaciuta la location per stanotte? La nottata è passata bene, ma adesso vediamo di continuare la giornata, di scoprire i posti che ci circondano, appunto approfittandone del sole. E siamo in località Pinco Pallino. Ok, non la svegliamo allora. No, più che altro perché è una località non ben precisata a 20 km da Vardo. Non ben precisata, perché non ci sono cartelli che ci dicono precisamente dove, come e Cioè, quando. potrebbe sembrare Baratti, cioè da come è il golfo, l'insenatura, voglio dire, per parlare dei miei poggi, però non è Baratti, capito? Cioè, è sto posto qui a 20 km da Vardo. Noi oggi cominciamo il nostro cammino percorso verso un'altra location famosa, anche se vediamo cosa ci sarà, che si chiama... Ma non la svelare subito, dai, che è un posto particolare. Poi ci accusano di spionaggio. Grandissima differenza una volta lasciato Capo Nord e cominciata la discesa verso est, cambia completamente tutto il paesaggio, ma anche dal punto di vista del traffico. Cioè, diciamo, stiamo trovando chilometri e chilometri di strade, tutte per noi, deserte, con una macchina ogni 20 km. Esatto, e quindi sì, così veramente è quello che ci aspettavamo. Quando uno parla del nord, così dei posti remoti, uno si li aspetta così, come questi che stiamo vedendo in questi giorni. C'è il Telemark. Mi sembrava un animale da lontano, tipo un'alce lontanissima. Ciao Ciccio! DG è quello? Sì, sì, super DG che fa il Telemark. Dicevo, cos'è un'alce che scalpita? Tra circa 40 km c'è il paesino di Vazzo. Dovrebbe esserci anche un carico e scarico, magari ne approfittiamo di prima mattina. Così. Ma sì, così tanto di prima mattina, giustamente, tanto comunque io colazione non la faccio, voglio dire, posso anche scaricare la cassetta delle meraviglie, visto che non faccio colazione, giusto? Giusto. E adesso poi più ci spostiamo nella zona est e più andremo a conoscere non più la tundra, ma la taiga. La taiga. E cos'è la taiga? Quella che sostituisce la tundra in queste zone, diciamo più est, vicino alla Russia, che poi si trova anche in Finlandia e in Svezia, però un ecosistema diverso, di vegetazione diversa. A me stamattina questa mi ha già sconvolto, sinceramente, te lo dico, Sere. Ti faccio conoscere la taiga, vedrai. Che Dio la benedaica!
sondaggio del giorno su questo video veramente. Ma voi salutate, risalutate tutti i camperisti che incrociate oppure li salutate voi per primi? Cioè, noi qua in Norvegia... È una questione di educazione, Ma però... sì, ma può essere tutta l'educazione che ti pare. Ma allora, incrociamo camperisti che, tipo, chi è al volante saluta. E tu contraccambi, se lo vedi in tempo. Se lo vedi in tempo, se riesci minimamente contraccambi. Cioè, alla fine della giornata c'è il deltoide che ti fa male da tutte le salutate che fai. Vabbè. Occhio alla pecora, che potrebbe attraversare la Comunque ti lamenti te in Norvegia, pensa a te, non so, girare in Italia, in Sardegna, nel sud, così quando vai al mare, quanta gente incontri per strada e quanta gente Ma saluta. voi siete di quelli che salutate per primi? Che risalutate tutte le volte che qualcuno vi saluta? Cioè qua addirittura noi abbiamo visto la doppietta, tutte e due, un, due, tre, tra, contemporaneamente, un, due, tre, tra, contemporaneamente il saluto. Cioè, raga, va bene, l'educazione, tutto, siamo fratelli camperisti, però dai, c'è... non fare raciste però, eh? Ma no, ma figurati, ma che ci sono? Con il gestino, sì, peace e via. Sì, sì. Prossimo acquisto, gattino giapponese, lo mettiamo sul coso, sul cruscotto praticamente e fa tutto. Quando ci salutano faccio, c'è lui che ti saluta, così e via. Gino il gattino. Vai. The great inside behind the door. Siamo arrivati a destinazione, abbiamo parcheggiato sotto il palazzo della polizia, dei famosi politi. Ci possiamo fidare almeno? Lo spero. Comunque occhio, perché qua quando vedi le persone gli devi dire privet. Il palazzo della politi qui è ancora più grande qui che in tutti Norvegia, gli altri, Qui in Norvegia i politi hanno degli edifici che sono veramente, immensi. Cioè, anche nei paesini più disgraziati di 4 case ci sono queste questure, il palazzo della polizia. Macchine della polizia se ne vede una ogni morte di papa. In giro se ne vede mezzo, di poliziotto a piedi, mezzo, mai visto. In macchina a piedi raramente. Li vedi forse a Genova ancora poliziotti a piedi. Attenzione che mi dà le indicazioni qui Google. Nonostante vediate un palazzo della polizia così grosso e un palazzo del comune così grosso, siamo arrivati a Kirkenes, cittadina di 3.400 abitanti. Che si affaccia sul mare di Barents a soltanto 9 chilometri dal confine con la Russia. E qui altro che si respira questa strana atmosfera. In giro non c'è un'anima viva, anche perché siamo totalmente fuori dalle classiche mete turistiche. Diciamo che da queste parti ci viene solamente gente un po' strana come noi o gente che decisamente ha un sacco di giorni da poter girare tutta la Norvegia in lungo e in largo e vuol venire a scoprire posti come questi assolutamente sconosciuti, o meglio, che fino a qualche anno fa erano assolutamente sconosciuti, negli ultimi anni qualche turista ci sta arrivando. Allora, mi raccontava la Ginetta che quando si viene da queste parti bisogna stare attenti a questi paletti.
Esatto, e qui ti mettono l'esempio perché nella via principale della città si presume che ci passino tutti, specialmente turisti, così sono già ampiamente informati. Perché dall'altra parte vi mettono dentro e buttano via le chiavi e vi si dimentica proprio, Dobbiamo abituarci all'idea da adesso, nei prossimi giorni che staremo in questa zona, di vedere il paletto giallo, la parte del confine norvegese, mentre invece il paletto rosso e verde con tanto di stemma, la zona di frontiera russa. E con questo vi ho detto tutto, e anche i gabbiani dicono: Che ci sei venuta a mando vai. Comunque spettacolo di posti, e come dice la serie, che non lo devo dire, per la serie Posti strani del mondo Ti dico solo che stiamo arrivando all'highlight della città, al simbolo della città. Quindi una volta visto questo possiamo anche praticamente Senanemo. lasciare Kirkenes. Vi faccio vedere qual è, preparatevi. Eccolo qua, il famoso parco giochi con il granchio che si vede in tutte le riviste. Simbolo di Kirkenes. Non vedi, ho davanti al tavolo da ping pong il granchione. Comunque ho anche letto che qui è uno dei posti dove c'è una maggior concentrazione di varie etnie che convivono insieme da anni e anni, perché comunque la cittadina è stata fondata la prima volta nel 1862 con la prima chiesa che ha dato inizio al villaggetto di Kirkenes. Poi intorno all'inizio del 1900, precisamente nel 1906, è stata scoperta la prima miniera di ferro, e allora lì è scoppiata la bugna, perché sono arrivati da tutti i paesi confinanti un sacco di lavoratori fino a raggiungere 8.000 abitanti. Vi dico solo che attualmente Kirkenes ha 3.400 abitanti. Pensa, 2 anni fa eravamo circondati da paesi che erano nati per la corsa all'oro, e adesso invece siamo qua a Kirkenes durante la corsa al ferro. Ma come ci siamo ridotti! Dall'oro al ferro. Sfigati. Comunque la miniera di ferro è stata chiusa nel 1993, è stato da lì che le persone hanno iniziato a lasciare questo posto per andare a cercare posti migliori. E visto che ho studiato, che sennò poi dicono sempre Ale, Wikipedia, anch'io le so Alepedia. Però io l'ho detto diverse volte, questo viaggio in Europa, la Sere ha studiato, si è preparata, di Pidia questo viaggio c'è solo Serepedia. Io le suggerisco sempre io le cose da dire. Quindi? No, quindi vuol dire che poi ho anche letto che la cittadina, essendo appunto con le sue miniere di ferro, è stata fornitrice ufficiale dei materiali per la costruzione di tutta l'artiglieria e il materiale bellico della Prima Guerra Mondiale. Niente po' di meno. Nella Seconda Guerra Mondiale invece i tedeschi addirittura fecero arrivare qui un battaglione di 100.000 soldati che erano tutti residenti in questa zona. Però non mi ricordo più. Cosa volevo dire? ti adoro. Mentre durante la Seconda Guerra Mondiale la cittadina fu occupata dai tedeschi che stanziarono qui addirittura un contingente di 100.000 soldati. Ma te dove hai studiato? Sui libri di scuola, no? Ma veramente, Sere, io Ma te le insegnassero a scuola queste cose? Io rimango basito. Io rimango basito da questa donna. Rimani basito, che ti conviene. Posso fare la faccia da basito? Fai la faccia da basito. Ebbene sì, la giustizia divina sta colpendo nel suo modo più aggressivo.
tipo, so 3 mesi e ci lamentiamo che fa freddo, che non c'è estate, che Norvegia, l'estate, di qua e di là. In 3 ore di viaggio siamo passati dai 10 gradi di stamattina, dove avevamo dormito fuori da Vardo, ai 27-28 di adesso. Stiamo lasciando Kirkenes e nel giro di poche ore c'è stato un completo cambio di clima. Cioè, si suda come non so cosa. Adesso veramente vi pensiamo e vi siamo nel cuore. Stiamo percorrendo la strada che esce da Kirkenes perché stiamo andando in una località molto particolare, ancora più particolare di Kirkenes, che già quella era riservata a pochi, questa a pochissimi. Sta attento te. Occhio a come ti comporti su questa strada. Chissà, ora a parte gli scherzi, chissà se le riprese video veramente siamo come nella zona di Alamo, oppure se possiamo tenere la GoPro accesa o se ci trovano da dire anche se ci riprendiamo noi dall'interno. No, perché sai, qua non c'è da scherzarci, questi ultimi tempi. Non è che ci vanno tanto per il sottile. È un attimo, Che sei accusato di essere una spia. Esatto, di espionage, Comunque ci stiamo ancora più avvicinando veramente al confine fra la Norvegia e la Russia. Ti saresti mai immaginata all'inizio del viaggio di arrivare qua a leggere un cartello con caratteri cirillici? Dici che è il caso di scendere oppure ce ne stiamo buoni sul Cingon o scendiamo a fare un giro? Siamo anche contro luce perché altrimenti c'è una bella foto davanti a sto cartello, ci stava tutta. Dai, proviamo, dai, facciamoci sta foto. Aspetta che parcheggio per bene perché... Ci manca anche che ti trovano da dire per il parcheggio, oltre a tutto il resto. Faccio un po' di retromarcia, non si sa mai. Stai attento come fai la retromarcia, perché potrebbero non gradire anche la retromarcia. E ho visto che qui di fianco c'è anche un gabbiottino di souvenir. Posso andare a comprare una matriosca. Un po' di vodka originale russa? Dai, andiamo a vedere se riusciamo a farci la fotografia dal cartello. Dai. Vedi che avevo ragione, che c'era proprio il negozio di souvenir con tutti i prodotti qui di confine. Sono le cose più disparate, ma ovviamente le cose più tipiche del paese qui di fianco, che non nomino, perché ci sono altre persone qui, non voglio che pensino male. Shiny lights and purple sky, everything's so bright. 기다려왔어 지금이야. Turn off your phone and off your mind. Look at you so bright. 멈출 수 없어 지금이야. Oh, I'll take you to the moon. Come on up, enjoy your ride. Oh, I'll take you to the moon. Just be ready to enjoy your night. Sei sicuro allora? Vuoi passare o vuoi andare dall'altra parte? La giratina. Niente giratine dall'altra parte. Stop, you know what you go. Oh, I'll take you to the moon. Stop, you know what you go. I'll take you to the moon. 춤을 춰봐 left and right. You know you feel so right.
i nostri amici che ci seguono da tempo lo sanno, ci piacciono i posti di frontiera, cioè questi proprio remoti, queste località remote, Inuvik, Taktayatak, cioè tutti sti posti video quando siamo andati, ti ricordi, a Chicken, cioè sti posti così assurdi, capito? A noi veramente ci piacciono un tot proprio, cioè più sono remoti, assurdi e più ci piacciono. La strada comunque è bella per venire da ste parti. Come si dice dalle mie parti, è un po' a poggi e bue, perché non è che l'asfalto sia messo benissimo, perché tanto dicono chi vuole che ci vive. L'ultimo tratto prima di arrivare a destinazione è che è uno sterratello, però è bello. 10 km Tranquilli. della serie, appunto, sempre darci oggi il nostro sterrato quotidiano. Giusto a monte. To the moon. Abbiamo fatto una tappa intermedia qui in questa bellissima strada perché primo il panorama è stupendo, secondo siamo arrivati a un punto che avevamo letto dove c'è la montagna più vecchia in assoluto di tutta la Norvegia. Questa alle mie spalle, quindi, che diciamo viene definita montagna, ma in realtà è solo ed esclusivamente una formazione rocciosa perché non ha neanche l'altitudine per essere considerata una vera e propria montagna, si dice essere la montagna più vecchia di tutta la Norvegia. Dopo prove e test fatti appunto sulla roccia di questa formazione, si è calcolato che la stessa addirittura dovrebbe risalire a 2 miliardi e 900 mila anni fa, quasi 3 miliardi di anni fa. Fermata obbligatoria alla chiesetta qui in una posizione assurda. Perfetta, veramente, c'è questa chiesa in pietra risalente al 1873 o quantomeno. O quantomeno il re Oscar II, come al solito, si è appropriato di cose, o meglio, si è nominato cose che in realtà non aveva fatto lui, perché in realtà questa cappella esisteva dal fine del 1600, quando i cittadini locali, visto e considerato che i pescatori russi con i loro pescherecci venivano sempre su questo lato e trovavano la scusa che non c'era un faro che delimitava il confine con la Norvegia, allora hanno detto: mo ti facciamo la chiesa, così almeno la vedrai la chiesa che è il nostro confine, non ci venite più da questa parte. Poi quando è passato il re Oscar ha detto: l'ho fatta io. Esatto, però pensavo, ma secondo te nel 1600 ci venivano le persone di quelle 3 casette che ci saranno qui a Grense Jacobs e alla messa? Ma forse prima c'era un pueblo di pescatori. Un conglomerato un attimino. Comunque la chiesa sembra, cioè dentro sembra che sia in uso, anche se è chiusa, diciamo. È molto ben tenuta all'interno, ben cioè tenuta, non quindi è di quelle proprio boom lasciate andare, abbandonate. Fuori è perfetta, non so quando sarà stata rifatta, ma è perfetta. È stata appunto dichiarata e nominata, scusate il gioco di parole un'altra volta, la cappella del re Oscar II. Vieni Cicci che andiamo alla scoperta del territorio. Dopo la chiesetta di Oscar II andiamo a visitare questa spiaggia qua, veramente bella bella. No, pensavo dicessi pazzesca. Inizia questa spiaggia. Pazzesca! Ma sei sicuro che qui non ci stanno già controllando dalle postazioni alla nostra destra, postazione norvegese, e di fronte quella russa? Perché qua non c'è nessuno in questa spiaggia. Ho capito, però voglio dire, noi stiamo attenti a non oltrepassare i paletti verdi e rossi. Scusami. Porca miseria, mi dà un po' di ansia questa situazione, però. Quindi dicevamo che sul nostro lato destro, postazione norvegese, invece di fronte a noi, postazione russa.
cerchiamo di essere coincisi, perché altrimenti se continuiamo ad andare avanti veramente c'è Putin, arriviamo sotto. c'è Vladimir che ci dice Privet, Ma tu non Alex. gesticolare così, che se ci stanno già controllando pensano chissà che cosa. E gli dai. faccio da svidania, Vladimir. Dai, su. Ci eravamo illusi nella spiaggia precedente qui dietro l'angolo di essere da soli, di essere stati come al solito gli unici ad avere questa ideona originale di venire a Grenze. Abbiamo scollinato, arrivati al parcheggio e questo è quello che ci si presenta davanti. Spiaggia bellissima come la precedente, però Rimini. E si vede che qua i norvegesi si sentono più sicuri perché non sono sotto gli occhi della torretta di avvistamento russa e quindi se ne stanno qui in questa baietta protetta. Diciamo il parcheggio anche non è proprio come ci aspettavamo. No, perché vedi la strada così deserta, isolata, una macchina ogni 20 km, eccetera, poi arrivi qua. Bang! Sorpresa! Bang! Sì, ci siamo trovati in un parcheggio un po' stile Riviera Romagnola d'agosto. O Sardegna d'agosto. Quindi Che non mi è proprio il raccomando, nostro stile, Se venite da queste parti il posto è stupendo, cercate di venirci fuori stagione, primavera o autunno, se la strada è ancora o già aperta, neve permettendo, perché sì, ne vale la pena comunque venirci. È chiaro, non ci venite ad agosto. Sì, considerate che tutto il viaggio che noi abbiamo fatto, capiamo perfettamente che le vostre ferie principalmente sono luglio-agosto, noi lo dovessimo rifare, cercheremo di partire, di anticipare ancora un po', magari trovando un po' di neve, però sperando di trovare un po' meno gente. Cosa facciamo? Stiamo un paio d'ore e poi ci troviamo un altro posticino un pochino più low profile, un po' più dileguato per la notte. Direi di sì, anche perché te ieri hai preparato un'insalatina di riso coi controfiocchi, ci mangiamo 2 cucchiaiate di insalata di riso e poi... Gina, com'è questa insalata di riso in questo parcheggio? L'insalata di riso è sempre buona. Oh, comunque non è che vogliamo banfare, cioè ci siamo messi qui perché è vista mare, però l'hai fatto vedere, l'hai inquadrato il parcheggio dall'alto, la quantità spropositata di mezzi che ci sono. Cioè non è che siamo da soli, quindi sappiate, no? Che dici poi abbiamo visto i cingoni che erano lì da soli, vista mare. Assolutamente, però diciamo Vista mare, sì. non da soli. Non da soli. Buon appetito. Aspetta. Buon ape. Occhio che lì ci sono sempre i militari seduti che ci stanno guardando e ci marcano strettissimi. Vogliono un po' di insalata di riso della serie anche loro? Secondo me Ci vuole un po' più di sale. Senti, ma non la vuoi dare la ricetta della tua famosissima insalata di riso gourmet alle nostre amiche cingone? spiritoso. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. And I just can't hide